Il 25 aprile del 1599 nacque ad Huntingdon Oliver Cromwell, generale inglese dalle grandi doti tattiche, ma figura politica tutt'oggi controversa. Di strenua e fanatica fede puritana, abbatté temporaneamente la monarchia inglese, instaurando la Repubblica del Commonwealth d'Inghilterra, che perdurò sino alla sua morte e fu l'unico periodo dell'intera storia inglese in cui appunto il popolo inglese ebbe un governo repubblicano. Allo scoppio della guerra civile inglese, favorevole ad una radicale trasformazione democratica del suo paese, egli arruolò e organizzò un ormai noto e famoso reparto di cavalleria, detto Ironside, come nucleo centrale di un nuovo esercito i cui soldati erano familiarmente chiamati The Roundheads, con i quali sconfisse Re Carlo I, ponendo fine alla potente e assoluta monarchia inglese. Carlo I, che fu imprigionato, detronizzato e decapitato dall'esercito di Cromwell, che fu grande avversario della Chiesa cattolica per il primato che essa attribuiva alla figura monastica e papale e alla gerarchia ecclesiastica. Ma Cromwell si batté anche aspramente contro la Chiesa cattolica per difendere e proteggere i protestanti europei perseguitati proprio dai cattolici, come accadde ad esempio per i Valdesi, di cui raccolse il grido disperato grazie anche alla collaborazione del cardinale Giulio Mazzarino. A queste dunque gravi e certe persecuzioni che subirono i protestanti, l'esercito di Cromwell rispose con ritorsione e vendetta, con atti di crudeltà imperdonabile, in particolar modo in Irlanda e in Scozia. Tutt'oggi, infatti, sono tragicamente ricordati, per quanto concerne l'Irlanda, l'assedio di Drogheda e di Wexford, caratterizzati dal massacro rispettivamente di 3.500 e 2.000 persone tra soldati, civili e preti cattolici. Per quanto concerne la Scozia, il saccheggio della città di Dundee fu similmente feroce alle due città irlandesi. Egli, tra l'altro, governò la nascente Repubblica inglese come un sovrano di fatto, in modo spesso tirannico e repressivo. A 2 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1658 a soli 59 anni a causa di un'infezione urinaria e malaria, fu restaurata la monarchia con Re Carlo II. E proprio nel giorno dell'anniversario dell'esecuzione di Carlo I, la salma di Cromwell fu riesumata e sottoposta ad esecuzione postuma, ossia il corpo fu gettato in una fossa comune e la testa brutalmente impalata ed esposta dinanzi all'ingresso dell'abbazia di Westminster.